compagni assassini, ben trovati in questa prima serie dedicata, da quel che anche voi potete constatare, alla saga di Assassin's Creed. Tramite questa serie vorrei creare e di conseguenza proporvi una specie di archivio su questa saga che ha ormai decisamente raggiunto dimensioni a dir poco gigantesche, in modo da fare un po' di ordine, tramite alcune tesi e conoscenze pregresse, alla trama di questa storia dagli innumerevoli segreti. Mi piacerebbe, partendo dal titolo iniziale, giocare ai titoli fondamentali e non della saga, con l'obiettivo principale quindi di ripercorrere tutti gli episodi e ricostruire passo dopo passo questa enigmatica trama che si snoda nei secoli, ma allo stesso tempo attigua al presente, e che trovo, a mio parere, più complicato di quanto non sembri. Al contempo vorrei mostrarvi qualche curiosità ed alcuni dati che potrebbero rivelarsi divertenti e o interessanti, scusandomi in anticipo con coloro che, essendo veterani, conosceranno già quel che andrò a raccontare. Ho dedicato il mio cuore a conoscere la saggezza, la tenerezza e la follia. Ho capito che anche questo era un rincorrere il bene. Che tanta è la saggezza, tanta è la pena. E colui che accresce la conoscenza, cresce il dolore. Abbiamo un problema. Non riesco ad ancorarlo alla memoria. Il trauma psicologico è troppo forte, rifiuta il trattamento, si ritrae. Desmond, ho bisogno che cerchi di rilassarsi. Prova a stabilizzare. Si concentri. Ascolti il suono della mia voce. Capisca che ciò che vede non è reale. Solo un'immagine del passato. Non può nuocere. Accidenti, non funziona. Ancora un attimo. Si riprenderà. Non è mai facile, bambino. Lo perdiamo. Basta, signora Asti. Dobbiamo tirarlo fuori, subito. Va bene, Desmond. Adesso cercheremo di portarla fuori. Stai bene? Lo dicevo che si sarebbe ripreso. Bastardi! Via, via, le ho appena salvato la vita. Salvato la vita. Mi avete rapito. Mi avete legato a quella cosa. Animus. È un Animus. Non vi conosco nemmeno. Perché mi state facendo questo? Lei ha delle informazioni che ci servono, signor Miles. Informazioni. Sono un barista, per la miseria. Cosa volete che faccia? Che vi insegni come fare un martini? Sappiamo chi è. Che cosa è. Non so di che cosa stia parlando. Non faccia il finto tonto. Non c'è tempo. Lei è un assassino. E che lo capisca o meno ha qualcosa che i miei datori di lavoro cercano. Nascosto nei recessi della sua mente. Ma io non sono un assassino. Non più. Sì, il suo file lo conferma. Si parla di una fuga. Un bel colpo di fortuna per noi. Che cosa volete da me? Che faccia ciò che le viene detto. L'Animus ci permetterà di trovare ciò che vogliamo. Quando l'avremo preso, sarà libero di andare. Io lì dentro non ci torno. Allora le indurremo il coma e proseguiremo il lavoro. Quando avremo finito, la lasceremo morire. A dire il vero, l'unico motivo per cui lei è ancora cosciente è che questa procedura ci fa risparmiare tempo. Lei è pazzo. Allora, signor Miles, vita o morte? Si distenda. Saggia decisione. Wow. Ma dove sono? È all'interno dell'Animus. Sarebbe a dire? È un proiettore che riproduce i ricordi genetici in 3 dimensioni. Ricordi genetici? Pare che le serva qualche indicazione.
Molto bene. Partiamo dalle basi. Che cos'è un ricordo, signor Miles? È la memoria di un evento passato. Specifica dell'individuo che ricorda l'evento. Sì, certo. E se le dicessi che il corpo umano ospita non solo la memoria di un individuo, ma anche quella dei suoi antenati? La memoria genetica, se vuole. Migrazione, ibernazione, riproduzione. Come fanno gli animali a sapere quando e dove andare? Che cosa fare? È solo istinto animale. Ora sta discutendo di semantica, signor Miles. Comunque lo chiami, resta il fatto che queste creature conservano delle conoscenze che trascendono il requisito di esperienza personale. Ho passato gli ultimi 30 anni a cercare di capire il perché. Ho scoperto una cosa molto affascinante. Il nostro DNA funziona come un archivio. Contiene non solo le istruzioni genetiche derivate dalle generazioni passate, ma anche i ricordi dei nostri antenati. E l'Animus le permette di decodificare e leggere questi file del DNA. Esatto. Ma c'è un problema. Questo è il ricordo specifico a cui cerchiamo di accedere. Purtroppo quando tentiamo di aprire quel ricordo la tua mente si ritrae. Ti manca la sicurezza per entrare nel corpo del tuo antenato. È quello che è successo prima. Sei stato espulso dal ricordo voluto e riportato in una condizione più stabile. Perché? È il tuo subconscio. Fa resistenza. Abbiamo riscontrato reazioni simili su pazienti sottoposti a ipnosi per rimuovere eventi traumatici. Non riescono a saltare direttamente al ricordo specifico. Vanno accompagnati. E anche in quel caso possono esserci problemi. E allora come facciamo? Troviamo un ricordo con cui riesci a sintonizzarti e procediamo da lì. Ti abituerai alla situazione. Non possiamo avvicinarci più di così, quindi dovremo partire da lì. Sto caricando il programma di istruzione. Invero un gran inizio, no? Attenzione, flusso dei dati instabile. Tentativo di risincronizzazione in corso. Salve, soggetto 17. Questo corso di istruzione ti consentirà di familiarizzare col sistema di controllo dell'Animus. Tra breve riceverai istruzioni. La barra di sincronia indica quanto sei armonizzato con i ricordi del tuo avo. Se dovesse scendere a fondo scala, l'Animus ti riporterà all'ultima posizione sincronizzata. Al momento sei pericolosamente prossimo alla desincronizzazione. Segui tutte le prossime istruzioni per ripristinare la stabilità del sistema. L'Animus opera come una sorta di burattinaio per controllare le azioni del tuo antenato. Sto caricando delle subroutine per adattare il tuo corpo alla macchina. Inizieremo con l'esame di alcune delle azioni predefinite di ciascun impulso. Quando sei fermo, usa il tasto di controllo della testa per osservare l'ambiente. Tuttavia, non è ancora il momento di parlare di ciò che abbiamo visto. Sarebbe interessante farlo, ma è presto. Per il momento concentriamoci su ciò che ci viene presentato, ovvero l'Animus, e cerchiamo di introdurlo un po' come viene introdotto a noi. Bene. Usa la mano nuda per camminare tra questi portatori di giare senza causare il versamento del loro contenuto. Procedi verso l'indicatore per continuare il processo di sincronizzazione. Cominciamo a tirare i fili. Suppongo che il funzionamento dell'Animus, 1.28 in questo caso, sia alquanto plausibile, sia in funzione di meccanica di gioco che in funzione narrativa. Inoltre, il pulviscolo azzurro che vediamo sempre, a mio parere, è indice del legame ininterrotto tra il DNA del soggetto e la macchina. Il processo però, come vediamo, è continuamente disturbato, il che sottolinea e ricorda la precarietà del rapporto che il soggetto ha con la stessa. A proposito di legami, avrete di sicuro notato le continue apparizioni degli stessi fra idrogeno, azoto, carbonio ed ossigeno. Difatti, non a caso, sono le basi azotate alla base del DNA.
Ben fatto. L'Animus distingue due tipi di azioni fondamentali: basso profilo e alto profilo. Le azioni di basso profilo sono socialmente accettabili. Le azioni di alto profilo sono più orientate all'azione. Tieni premuto il tasto di alto profilo per vedere come l'interfaccia muta il contesto degli impulsi di controllo. Ottimo. Continueremo il processo di sincronizzazione provando alcune azioni di alto profilo. Afferra e scaglia questo individuo sull'indicatore usando il tasto della mano nuda in alto profilo. Ci sottolineano l'importante differenza tra alto e basso profilo. Non potete immaginare quanto questo semplice concetto sia stato la base della creazione del gioco, e vi assicuro che è una curiosità particolarmente interessante. Bene. Usa il tasto delle gambe in alto profilo per scattare. Ciò è utile per seminare i soldati o per avvicinarti a una vittima in fuga. Attento però a non urtare qualcuno, perché potresti perdere l'equilibrio e ruzzolare in terra. Raggiungi correndo l'indicatore prima che lo faccia quest'uomo. Ben fatto. L'Animus fornirà anche altre importanti informazioni. L'icona di stato sociale muta al mutare del tuo stato. I diversi stati verranno spiegati presto in situazioni contestuali. Questa icona appare quando un soldato ti guarda. Il colore giallo indica che il soldato è sospettoso o ignora chi tu sia. Per illustrare il cambio nel livello di consapevolezza, assassina furtivamente questo soldato. Prima punta sul tuo bersaglio. Ora seleziona la tua lama nascosta. Con la lama selezionata, avvicinati al soldato e assassinalo, usando il tasto della mano armata. Purtroppo questa è ancora la puntata introduttiva, quindi sono rammaricato di non riuscire a parlare molto. Come avete potuto vedere, ci sono tanti dialoghi e non è mia intenzione interromperli. Tuttavia, col passare del tempo, appena ci sarà l'occasione, le cose miglioreranno. Cos'è successo qui? Il cadavere ha allertato il soldato e mutato il suo livello di consapevolezza. Ora è informato, come mostra l'indicatore di testimone rosso. A questo punto è probabile che azioni aggressive o una condotta socialmente inaccettabile provochino una risposta armata. Provoca il soldato. Assassino! L'icona di stato sociale è cambiata a indicare che sei stato scoperto. Usa la scala e cerca di interrompere la linea visiva. Non puoi scappare! Giuro che ti trovi... Ottimo. La linea visiva è stata interrotta. Corri nel giardino pensile per nasconderti al soldato. Bene. Il tuo stato sociale indica che sei nascosto, ma che il soldato ti sta ancora cercando. Aspetta finché lo stato sociale torna a cambiare. Al diavolo, ho di meglio da fare. Ben fatto. Il soldato ha perso le tue tracce. Ora sei anonimo e puoi uscire dal nascondiglio. Ottimo. Restare anonimo alimenterà la barra di sincronia e renderà più agevole il tuo lavoro di assassino. Ci sono diversi posti che puoi usare come nascondiglio. Prima però devi sempre interrompere la linea visiva e poi usare un nascondiglio per dileguarti.
Proseguiamo con una dimostrazione di mimetismo. Questo si può attivare con l'uso passivo delle gambe. Puoi fingerti un monaco per passare vicino ai soldati senza destare sospetti. Usa questo metodo per raggiungere l'indicatore dietro ai soldati. Avrei potuto, ma ho preferito e tuttora preferisco non tagliare la parte iniziale dell'Animus. Ho l'impressione che sia un buon processo presentativo in primo luogo e per secondo, non per importanza si intende, intendo mostrarvi il gioco nella sua interezza. Bene. Ora che sei in piena sincronia, hai a disposizione una nuova abilità, l'occhio dell'aquila. Questo sesto senso aiutava il tuo antenato a capire le intenzioni di chi gli stava intorno. Ben fatto. Ricorda, potrai sfruttare l'occhio dell'aquila solo quando sarai in piena sincronia. Sappi che seguire il credo dell'assassino, il codice comportamentale del tuo antenato, ti aiuterà a restare in sincronia. Il credo consiste in 3 principi. Primo, mai fare del male a un innocente. Secondo, essere sempre discreti. Terzo, non compromettere la confraternita. Se dovessi perdere la sincronia, puoi ripristinarla rivivendo i momenti salienti della vita del tuo antenato, oppure osservando il credo. Hai superato il corso di istruzione. Ora verrà caricato il blocco di memoria più stabile. Aspetta, deve esserci un altro modo. Non c'è bisogno che muoia. Bella uccisione. La fortuna favorisce la tua lama. Non la fortuna, l'abilità. Resta a guardare, potresti imparare qualcosa. Davvero? Ti insegnerà a trascurare tutto ciò che il maestro ci ha insegnato. E come avresti fatto tu? Non avrei mai attirato l'attenzione su di lui. Non avrei tolto la vita a un innocente. Io avrei seguito il credo. Niente è reale, tutto è lecito. Un giorno sarai come me, Malik, e comprenderai meglio queste parole. Non conta come svolgiamo l'incarico, solo che sia fatto. Ma non sono questi i I principi miei che sono ci migliori. Vado in avanscoperta. Cerca di non disonorarci oltre. Qual è la missione? Mio fratello non mi ha detto nulla, solo che devo essere onorato dell'invito. Pensiamo che i Templari abbiano trovato qualcosa sotto il monte del Tempio. Un tesoro? Non lo so. Ciò che conta è che il maestro lo considera importante. Altrimenti non mi avrebbe chiesto di recuperarlo. Ci troviamo con Altair all'interno delle rovine del Tempio di Salomone. Il perché è molto semplice. Dobbiamo recuperare un manufatto per ordine del maestro. Ma Altair, come abbiamo potuto notare, non pare molto felice. Sembra anzi abbia addirittura fretta di finire questo incarico, che reputa troppo semplice per un assassino del suo livello. Malik e Kadar ci accompagnano. Uno sembra del suo stesso grado. Difatti è e sarà l'unico che vedremo indossare una veste simile alla sua. L'altro, invece, è un novizio, e probabilmente questa è una delle sue prime missioni. Lì! Quella deve essere l'arca. È l'arca dell'alleanza. Non essere stupido, quella non esiste. È solo una favola. Allora cos'è? Zitti, arriva qualcuno. Voglio che superiamo quelle sbarre entro l'alba. Prima sarà nostro. Prima potremo volgere la nostra attenzione su quegli sciacalli di Masyaf. Roberto di Sable, la sua vita è mia. No! Dobbiamo recuperare il tesoro e affrontare Roberto solo se necessario. Si frappone tra noi adesso. Direi che è necessario.
Discrezione, Altair. Codardia, vuoi dire? È il nostro peggior nemico e abbiamo l'occasione di disfarcene. Hai già violato 2 principi del nostro credo. Così violeresti il terzo. Non compromettere la confraternita. Ti sono superiore per titolo e per abilità. Non mettere in questione ciò che dico. È davvero un peccato non potersi fermare ad ammirare il Tempio di Salomone, così antico. Se potesse essere esplorato, chissà quanti e quali antichi segreti ci mostrerebbe. Tuttavia, non divaghiamo. Abbiamo un incarico da svolgere e ci si è presentata davanti un'occasione irripetibile. Fermi, Templari! Non siete i soli ad avere interessi qui. Bene, questo spiega il mio uomo mancante. E che cos'è che volete? Sangue. Non sai in che cosa ti mischi, assassino. Ti risparmio solo perché tu possa andare a riferire questo al tuo maestro. La Terra Santa non è più sua. Dovrebbe fuggire finché può. Se rimane, tutti voi morrete. Uomini, alle armi! Uccidete gli assassini! Dire chi, fra Desmond ed Altair, abbia cominciato peggio la giornata è veramente complicato, ma abbandoniamo le stupidaggini e guardando gli stupendi tetramorfi babilonesi utilizziamo le nostre capacità di corsa acrobatica, che analizzeremo successivamente, per uscire dal tempio. È stata una pessima idea attaccare alla cieca e Altair si ritrova ormai senza compagni. Dobbiamo trovare il modo di uscire. Passaggio a un ricordo più recente. Altair, sei tornato! Rauf, Mi fa piacere vederti illeso, dai. Immagino che la tua missione sia riuscita. il maestro è nella torre? Sì, sepolto fra i libri come sempre. Di sicuro ti aspetta. Grazie, fratello. Salute e pace, Altair. Altrettanto. Eccoci a Masyaf, cittadina della quale avremo non poco di cui parlare, ma tratteniamoci ed introduciamola solamente. Altair, come abbiamo potuto vedere, è più che consapevole di ciò che ha combinato, ma non vuole ammettere la sua responsabilità, accusando Malik di averlo fatto fallire. Sono davvero dispiaciuto se questo episodio introduttivo sia risultato noioso e o scarno dal punto di vista contenutistico, per quanto riguarda curiosità o lore, ma avremo tempo a partire dal prossimo per recuperare. Alla prossima, se volete. Salute e pace.